io sono la 7ª generazione di bottai, la mia famiglia ha sempre fatto quello, quindi da fine 1700, e diciamo che una volta si facevano le botti e i barili un po' come con il legno del posto, no? Per cui si utilizzava quello che c'era. Poi con il passare del tempo mio nonno ha poi aumentato un po' la produzione, e poi con mio padre poi dopo abbiamo continuato a cercare di renderla un pochettino meccanizzata. Parlare di meccanizzato è impossibile, perché comunque è sempre un lavoro artigianale, molto fatto a mano, però diciamo che abbiamo cercato di implementare dei macchinari, tutta una serie di lavorazioni che sono state sicuramente migliorate, anche se la filosofia di base rimane quella che abbiamo sempre avuto nell'arco degli anni. Partendo dalla stagionatura, il deposito di legname, abbiamo 3 depositi di legname, quello dove siamo qua è quello più grande, quindi rimane il legno all'aperto sotto tutti gli agenti atmosferici, vento, pioggia, neve, sole, per un minimo di 3 anni per le baricche, mentre invece per le botti grandi si arriva anche a 4 o 5 anni di stagionatura. Non si può andare a forzare, a cercare di accelerare il processo di stagionatura, perché questo non comporterebbe lo stesso risultato, nel senso, si potrebbe dal punto di vista fisico, come qualche concorrente magari fa anche, diciamo di andare a bagnarlo molto, quindi bagnare il legno per 2-3 mesi e poi metterlo dentro un forno, nel seccatoio, e avere la stessa umidità del 13-14% e utilizzare il legno. Quindi dal punto di vista fisico potrebbe anche andare bene. Dal punto di vista enologico no, perché poi in degustazione poi si sentirebbero dei sentori sicuramente verdi, amari. In questa maniera qua invece l'importante appunto è che viene bagnato, poi il sole lo asciuga, poi viene di nuovo bagnato, si sviluppano delle reazioni poi che sono chimico-fisiche nel legno, per cui il legno diventa pronto e matura nel corretto arco di tempo che serve, quindi 3 anni per le baricche, 4-5 anni a seconda dello spessore per le botti grandi. Utilizziamo ancora anche una specie di irrigazione, quindi bagniamo il legno, in particolare nel primavera, estate e autunno, in maniera tale da dilavare via subito proprio i tannini un po' più amari, e questo è importante perché poi quando poi ci sarà poi in degustazione c'è poi un risultato sicuramente più elegante sul vino, però è importante che appunto venga lasciato questo periodo di tempo senza andare a forzarlo o a cercare di accorciare le tempistiche. E oggi diciamo che il 99,9% della produzione viene fatta con rovere. Le rovere noi scegliamo in particolare le 2 specie principali che ci sono in Europa, sono Quercus sessilis e Quercus peduncolata. In particolare noi cerchiamo di comprare tutta Quercus sessilis e la maggior parte si compra in Francia, ma per maggior parte intendo sulle baricche un 98% di quello che viene acquistato, un 2% in rovere americano che è Quercus alba ed è completamente diverso. Storicamente la tostatura è sempre, quindi se andiamo a vedere mio nonno, mio bisnonno tostavano le baricche, i barili ai tempi per stabilizzare le doghe, perché a volte mi capita di avere anche oggi dei produttori che mi dicono: io vorrei avere una baricca completamente non tostata. Quello alla fine non è possibile, perché si correrebbero dei rischi troppo grossi, nel senso di non avere una doga completamente stabile. La tostatura storicamente, dicevo, serviva per andare a stabilizzare la doga, quindi una volta che si è fatta la piegatura venivano lasciate ancora tostare per un po' perché la doga fosse ferma. Se non si tostasse completamente, il rischio è quello che quando parte da qui è perfetta, arriva in cantina, la cantina normalmente sono umide, il legno aumenta e si spacca nel mezzo, e quindi quello è un rischio che si potrebbe andare a correre. Quello che abbiamo visto con le tostature negli ultimi 20 anni, diciamo così, 25, è stato quello man mano di avere poi una maggiore comprensione della relazione legno-fuoco e di quello che comporta tostare di più, tostare di meno. Per cui se partiamo dal non tostato, abbiamo fatto diversi studi poi anche con l'Università di Torino, se partiamo dal non tostato, che può essere fatto per le botti grandi piegandole con l'acqua calda, abbiamo, come dicevo prima, più tannino non degradato dal fuoco, e quindi alla fine per conseguenza nessuna influenza tostata e più frutto del vino. Se cominciamo ad andare a tostare leggero, si cominceranno ad avere tutta una serie di sentori
po' più speziati e quindi lo sviluppo di sostanze come potrebbero essere l'eugenoloi, che sono i chiodi di garofano, quindi la spezia. Se io continuo ad andare avanti a tostare, arrivo alla tostatura media, comincio a perdere quello, degrado un po' di tannini e comincerò ad avere vaniglia. Continuando ad andare avanti si arriverà ad avere poi qualche sentore ancora anche sempre più dolce, quindi magari potrebbe essere caramello e quindi questi sentori un po' più dolci, per arrivare poi al cioccolato, caffè con la tostatura forte, fino ad arrivare, se uno esagerasse, ma non è il nostro interesse, arrivare poi anche all'affumicato, ma non è una cosa che noi vogliamo fare, non è un nostro stile, poi magari c'è chi lo fa, non so.